10.000 garette, record mondiale di attraversamento dell'Africa da nord a sud ai rally africani. Oltre alle imprese sportive c'è sempre da ricordare la partecipazione di questi mezzi alle operazioni militari di pace all'estero. La macchina purtroppo era presente anche in occasioni infelici come quelle della Somalia, dove abbiamo lasciato dei nostri militari purtroppo sul terreno, ma era presente oltre che in Somalia anche in Mozambico, in Libano. Ancora qualche anno fa un lotto di queste macchine è stato restaurato e donato al Ministero della Difesa libanese per essere utilizzata in operazioni di polizia. In molte operazioni in ambito delle Nazioni Unite, anche in Croazia, quindi è stata presente anche all'estero in molti teatri diversi. Fuoristrada italiano oggi, sì, dopo la Campagnola, quale potrebbe essere? Oggi ci sono dei mezzi sicuramente appartenenti alla storia e alla tradizione. In realtà la Iveco produce alcuni tra i mezzi a trazione integrale migliori del mondo a livello militare, ma non sono mezzi civili. Purtroppo alla fine degli anni '80 la Fiat ha ritenuto che il mercato dei fuoristrada fosse un comparto non interessante e ha abbandonato l'idea di sviluppo e di prosecuzione della storia della Campagnola. C'è da dire che negli anni immediatamente successivi l'Italia si è riempita di Pajero, di Patrol, di Defender, dimostrando che la valutazione della Fiat forse non era proprio così precisa, perché in realtà hanno terminato lo sviluppo e la produzione del fuoristrada civile italiano proprio nel momento in cui si è avuto il boom del fuoristradismo sportivo con i privati che compravano macchine giapponesi, sappiamo tutti in che numeri mai visti in Italia. La Fiat ci offre Fiat Fullback. Sì, siamo sempre in realtà in attesa di un vero nuovo progetto, come è stato per l'Iveco il Lince, che è un mezzo fuoristrada estremo, militare, favoloso, è un mezzo che ci invidia tutto il mondo. Stiamo aspettando un mezzo di nuova progettazione. Abbiamo avuto il Massif o la nuova Campagnola chiamata sempre Iveco, non Fiat, che però aveva la struttura di una scocca di un Santana, su cui era stata trasferita una meccanica nobilissima con quella del 130 cavalli, poi 170 cavalli Iveco. Abbiamo sì la derivazione L200 prodotta, in realtà c'è un pick-up che è il Toro prodotto in Sud America, che sarebbe una macchina interessante. Sarebbe bello che il gruppo FCA iniziasse la progettazione di un mezzo totalmente nuovo, aggiornato, per vedere cosa ne salterebbe fuori. Perché affiancare all'esternalizzazione di determinati mezzi verso altri mercati, anche per noi certamente, perché ripeto, il gruppo FCA è nello specifico, nelle competenze della Iveco, ha delle eccellenze mondiali nella realizzazione di mezzi tuttoterreno. Quindi non è che partiamo dal niente. Le potenzialità di FCA per fare un mezzo straordinario ci sono tutte.
Cioè tutto quello che Gianni dice nell'intervista è vero, è un mezzo indistruttibile. Un vero fuoristare, questo qua un po'.